Salve Hunternians! Se pensate di acquistare Monster Hunter Rise Sunbreak su Steam, ma al contempo avete ancora qualche dubbio, vi do un consiglio: testate la versione di prova. Per scaricare la demo di Monster Hunter Rise Sunbreak, noi dovremo installare Steam, la quale non è nient'altro che una piattaforma in grado di contenere vari tipi di videogiochi. Per poterla installare, vediamo di aprire il browser web e digitiamo Steam. Clicchiamo sul primo risultato e come vedete qui sono presenti ovviamente i titoli in primo piano, vari tipi di giochi, di qualunque genere. Quello che interessa a noi, qui possiamo fare cerca, e quello che interessa a noi è Monster Hunter. Come vedete già spunta tra i risultati, quindi clicchiamo qui il secondo risultato. Ovviamente se noi vogliamo comprare la versione completa sarà necessario avere il gioco di base Monster Hunter Rise su Steam per poter funzionare, ma quello che a noi interessa è scaricare la demo, ovvero questa qua. Quindi clicchiamo su scarica, questo è per Windows, e in questo caso io ovviamente Steam non ce l'ho ancora installato, quindi devo cliccare no, devo scaricarlo. Se voi invece avete già Steam installato, mi basterà cliccare sì, Steam è installato. Nel mio caso invece clicco questo. Prima di installare Steam faccio una cosa, come sempre. Vado sui documenti, vado sulla memoria da 2 terabyte, sulla cartella che ho creato e vado in questo caso su programmi, perché effettivamente Steam è un programma, anche se all'interno ci sono i giochi, però comunque fatto sta che è un programma. Poi vediamo magari Monster Hunter Rise lo vado a installare su giochi se è previsto che sono 2 cartelle separate, altrimenti andrà sempre all'interno di Steam su programmi. Quindi clicco qui e faccio clic destro, seleziono nuovo, cartella e metto 12 Steam. Ok, ora clicco su installa Steam, salva con nome e questo lo metto in setup su download. Clicco su salva e posso cliccare apri file. Si potrà accedere con altri giocatori ai giochi di Steam tramite internet, si potrà accedere rapidamente a nuovi giochi, aggiornamenti dei giochi, inviare messaggi agli amici anche durante una partita, trovare server di gioco migliori e partite con gli amici, ricevere offerte speciali da Steam. Clicco su avanti. Come sempre, dato che appunto i miei video sono seguiti da più persone di varie nazionalità, io la lingua la metterò in inglese, però comunque in italiano vi spiegherò alcune cose. Quindi clicco su avanti, clicco su sfoglia per modificare la posizione dove sarà installato effettivamente il software. Quindi clicco qui, vado su questo PC, memoria 2 tera, la cartella personale, programmi e scelgo 12 Steam. Ok, e clicco su installa. Ok, adesso posso eseguire Steam. Clicco su fine. Sto aggiornando Steam. Sta estraendo i vari pacchetti. Sta installando gli aggiornamenti. Ok. Come vedete, per poter appunto utilizzare questa piattaforma sarà necessario avere un account.
Se ancora non avete creato un account, vi basterà cliccare su Create New Account e dovrete inserire ovviamente i vari dati, quindi indirizzo email, la conferma dell'indirizzo, il paese di residenza, vabbè, la solita, il quadratino da contrassegnare con il visto, indicante che non sono un robot, e poi tutte le, diciamo, il regolamento di Steam, che sarà da sottoscrivere ovviamente, e andare fino in fondo, cliccare l'ultima stringa, vabbè, insomma, compilare tutti i dati e poi cliccare, una volta appunto cliccato tutto questo, ho compilato i dati e quindi anche questo, cliccheremo poi continua. Nel mio caso invece, dato che ho già un account Steam, direttamente farò il login, inserendo ovviamente il nome dell'account e la password. Inoltre, per un'ulteriore conferma che non siamo appunto degli account falsi, ma siamo effettivamente reali, ci viene mandato anche un codice, diciamo, di sicurezza. Quindi dovremo poi vedere il nostro indirizzo email per vedere qual è questo codice e inserirlo. Questo accade principalmente quando noi utilizziamo un nuovo dispositivo con cui non abbiamo mai fatto l'accesso su Steam. Una volta copiato il codice, clicco su Next e inserisco il codice e lascio qua l'impostazione, ricordo questo computer, clicco su Next e adesso posso accedere. Dice che appunto avevo l'accesso completo con questo computer ed è stato aggiunto alla lista di dispositivi che possono utilizzare Steam. Clicchiamo su Finish. Ok. A questo punto, vabbè, questo ovviamente è il mio profilo, ma per ora questo lo chiudo. Allora, questa è la libreria. Questo è il mio profilo. Questa è la community. Ma a noi interessa andare sullo store. Quindi cerchiamo nuovamente Monster Hunter Ice Sunbreak e andiamo su Download Monster Hunter Ice Sunbreak Demo. Clicco su Download. Ecco, come vedete mi indica dove lo voglio andare a installare. Io posso decidere se installarlo dove appunto ho installato Steam, quindi poi lo mette nella, diciamo, in una sottocartella, oppure creare una nuova cartella, sempre una nuova, diciamo, una nuova posizione di Steam, quindi Steam Library, libreria di Steam, dove installare il gioco. Però ovviamente dove c'è C, che è la SSD, ho meno spazio, quindi lo lascio su D, che ho molto più spazio. Come potete anche constatare voi, se clicco qui, vedete, lo spazio disponibile è minore. Sì, andrà più veloce perché con la SSD, però personalmente preferisco lasciare lì il sistema operativo, quindi tutto quello che serve per poter avviare correttamente Windows, invece tutto il resto metterlo a parte sull'altra memoria, che è molto più capiente. Queste due impostazioni le lascio attive, Desktop Shortcut e Start Menu, quindi clicco su Next. Vabbè, questo poi appunto basta andare in fondo, come sempre, e cliccare su Accetto. Ok, lo sta scaricando, intanto già ha creato con quella shortcut.
clicco su Finish. Qui in fondo c'è indicato che sta scaricando appunto il contenuto da me richiesto, quindi clicco qui. Ok, qui posso vedere effettivamente cosa sta andando a scaricare, quindi installare. Allora, come vedete sta per finire di scaricare il tutto e quindi anche di installarlo. Aspettiamo giusto questi ultimi secondi. Ok, sta facendo una verifica dei dati scaricati. Ok, dovrebbe aver installato tutto così. Allora faccio una cosa, provo a collegare il controller Xbox per vedere se effettivamente Steam lo riconosce in automatico e poi se nel gioco anche viene riconosciuto e quindi si può utilizzare tranquillamente senza fare particolari modifiche alle impostazioni. Vediamo subito. Ok, il controller lo ha configurato, impostazioni, controller, vediamo un po', detect and controller, clicco qui, vediamo, ok, facendo identifica vibra, calibra, ma io penso che vada bene così però, vediamo, impostazioni, vabbè, direi di lasciare tutto così allora. Ok, va bene. Vediamo di far partire il gioco. Ah, ecco, sta facendo alcune impostazioni aggiuntive, sta installando in DirectX per Windows, proprio perché è il primo setup. Ovviamente è differente dal gioco completo. Ok, allora vediamo un po'. Allora, come potete vedere io posso utilizzare sia il mouse che il controller. Ovviamente io avendo il controller e il mouse penso di toglierlo. Vediamo se si può modificare nelle opzioni. Vediamo un po'. Audio. Save data. Sembra non si possa rimuovere l'icona, però comunque quando clicco i tasti del controller in automatico lo nasconde, quindi in teoria lo posso lasciare così. Direi di cliccare giocatore singolo, intanto per vedere un po' com'è il gioco effettivamente. Allora, abbiamo varie missioni, in tutto 4 missioni. Tra l'altro questi sono mostri per me tutti nuovi, perché Monster Hunter Rise non l'ho mai giocato, quindi non so come sono effettivamente come caratteristiche. Quindi Gret Izuki, Tetra Nadon, Astalos Malzeno. E a destra abbiamo difficoltà. Facile, intermedio, esperto, avanzato. Poi le training cast, che sono principalmente quelle relative alle armi, come si utilizzano, suppongo.
Wyvern Riding, questa per esempio è una nuova cosa che ancora non conosco, e Switch Skill, quindi anche il cambio delle abilità. Direi di provare intanto una Basic Training, conferma. Come vedete ci sono le varie armi, spadone, spada lunga, spada e scudo, doppie lame, martello, corno da caccia, lancia e scudo, arco, balestra pesante, balestra leggera, bastone insetto, la spada caricata, l'ascia cangiante e la lancia fucile. Allora io prendo la mia solita arma che è la spada e scudo. Vediamo anche un po' se i comandi più o meno sono gli stessi. Ci sono anche delle indicazioni utili e con i tasti direzionali posso leggere i vari suggerimenti. This'll be easy. Yo, my favorite pupil. Welcome. Ok, allora con l'analogico sinistro ci si muove, con R come al solito si corre. Vabbè, con Y se appunto si fanno i vari attacchi, vabbè più o meno i comandi sono gli stessi, con A si schiva, con X si conserva l'arma. Ah, ecco, si possono fare più attacchi con scudo. E si possono concatenare. Vediamo un po' cosa dice il tizio. I've been waiting for you. Questo ovviamente è il campo, la base diciamo. Quella è la tenda. Possiamo cambiare equipaggiamento e armi, organizzare gli oggetti. E si possono cambiare appunto anche se l'equipaggiamento corrente non è adeguato, si può modificare. Per la demo ovviamente ci sono alcune funzionalità ristrette. Qui possiamo prendere gli oggetti di supporto, quindi questo è lo scrigno di supporto. Ok, questo è tutto per il campo. Ok, noi dobbiamo raggiungere questo punto qui, a quanto sembra. Ok, a sinistra abbiamo la mappa. È abbastanza diversa rispetto ai classici Monster Hunter che ho giocato finora. Ok, il triangolo, vabbè, sei ovviamente il personaggio. Le tende bianche, i simboli delle tende sono i campi. E tutti gli altri oggetti sono mostrati. E gli obiettivi sono indicati durante le quest speciali. Ok, LB, to zoom the map, quindi per fare lo zoom della mappa, controllare i vari punti di raccolta. Vabbè, si può configurare e riconfigurare da game settings, quindi impostazioni del gioco, dalle opzioni. Dal menu di start si può controllare la mappa dettagliata.
E vabbè, ci indica i vari punti che sono disponibili nella zona, diciamo, quindi in tutta la mappa. Ok, Y per aprire la lista delle icone. Ok, possiamo anche illuminare, cioè andare su una delle icone e premere A per vedere cosa indica. Ok. Quindi si è lanciato quello. Allora, vediamo. Ah, ok, così scelgo gli oggetti. No, ok. Let's do this! Ok, con la logica destra si può girare l'inquadratura. Ah, si può muovere, è molto più... Ah, ci si può abbassare, stando fermi. Questo è così. Ok. Let's do this! Ok, premendo B si possono raccogliere vari oggetti. Ho raccolto prima quell'insetto. Ok, tizio là sotto. Sì, insomma, molto meno resistenza, devo dire. Sup, Ace? Ok, quell'insetto probabilmente azzurro che prima ho cliccato per sbaglio. Wirebugs. Ci permettono di andare un po' dove vogliamo, diciamo. Ok. Possiamo fare, vabbè, variazioni con questi insetti. Quindi anche attaccare, schivare e quant'altro. In tutto ne abbiamo 2. E ogni tot di tempo si va a recuperare, diciamo, quello utilizzato, l'insetto utilizzato. Ci permette appunto di muoverci in varie direzioni. Vabbè, insomma, si tratta di prenderci un po' la mano, ovviamente. Ok, possono utilizzare mentre l'arma è sguainata. Ok, LT più Y. LT. Ah, ok, quello di sotto, Ok. Ah, si ricarica abbastanza velocemente. Così in avanti. You can do it! Ah, ok, quindi praticamente mirando andiamo in vari punti. You can do it! Quindi in teoria dobbiamo arrivare là sopra. No, sbagliata direzione. Hanging in there? E quindi dipende da dove è girato il personaggio anche. Ok, questi sono i nostri compagni di avventura.
Il palico e il palamute. E ci daranno una mano. Ok, dobbiamo cavalcare il Rumble. Ok, quindi possiamo anche cavalcare le bestie che ci accompagnano. I palamute ovviamente. O palamute. Ok. B vicino oppure Let Me Ride dall'action bar. Poi ci sono vari comandi, comunque ora poi questi li vedremo con calma, una volta che ci ho preso dimestichezza ovviamente. Give it a try. Listen up! Deve essere quello di sotto. Ok. Ma permette anche di attaccare con il tasto Y. Attention, please! Ah, ecco, e forse... Attention, please! Ok, quando non possiamo utilizzare un oggetto curativo non ce lo fa usare a differenza degli altri Monster Hunter. Invece lì uno andava a consumare oggetti, quindi... Ah, si può saltare, no? Let's go! Attention, please! If it isn't Kimura's brightest flame. Ok. Ah, ok, quando clicchiamo questi... sembrano degli uccelli veramente. Gialli. L'amuleto che abbiamo con noi viene potenziato. E vengono aumentate le caratteristiche. In questo caso aumenta la stamina, quindi dipende dal colore. Ovviamente è attivo soltanto durante la missione. Not fly. Questi insetti invece cliccando, diciamo avvicinandosi aumentano la difesa, interagendo con loro. Ok, quindi ci sono diciamo vari tipi di animali, insetti e quant'altro che danno degli effetti differenti. Permabuffers, hunting helpers, che sono invece quelli che ci aiutano appunto durante la caccia. Ok. Più. Ah, quindi basta soltanto avvicinarci praticamente. Anything useful in here?
Attention, please! Hey, hero! In effetti è molto buono perché negli altri Monster Hunter non si faceva altro che correre e non arrivare mai, quindi avere questa cavalcatura è buono. Ok, vabbè, dice che ovviamente gli attacchi del palamute non sono potenti come quelli del cacciatore, quindi conviene scendere dalla cavalcatura Mmm. se si combatte. Mmm. E ovviamente dice di tenere alte stamina e salute. Vabbè, ovviamente quella verde è la salute, quella gialla invece è la stamina. Ovviamente se la salute va a zero il personaggio viene sconfitto, diciamo. La stamina invece serve per compiere variazioni. E possono essere anche potenziate con alcuni degli animali che si trovano in giro per la mappa. Let's see. Good to see you. Ok, questi vabbè, sono nemici piccoli ovviamente. Devi stare attento comunque che possono essere pericolosi. Excellent! Yo, my favorite pupil. Vabbè, ovviamente deve essere abbastanza semplice. Ovviamente ogni mostro lascia una volta sconfitti possono recuperare degli oggetti dai mostri. That's my ace! Ovviamente l'arma deve essere non estratta. Here we go. Nothing personal, buddy. C'era un terzo sotto. Here we go. Good job! No, ok, così vediamo bene la mappa. Con start si apre il menu sostanzialmente. E vabbè, alcune cose non le possiamo vedere perché nella versione demo non sono disponibili. I've been waiting for you. Devo utilizzare il viaggio veloce per tornare subito al campo. Huh? Ah, ok. Non ci siamo.
fast travel direttamente. Huh? Ready to thrash? Ok, queste ovviamente sono proprio le basi. In realtà ci sono molte più cose da vedere, come abbiamo potuto notare, constatare. Yeah. Elder Fungen. L'anziano. Right. Ok, possiamo accettare nuovamente la missione per fare sempre questo tipo di training. Obiettivo principale completato, missione completata. A sinistra c'è il timer che indica quanto tempo ci rimane per tornare alla missione. Quest complete. Ok, intanto usciamo da qua. Ok. Ok, al limite c'è anche il manuale se ovviamente si devono vedere alcune cose per cui abbiamo ancora dei dubbi del gioco. Clicchiamo quit per uscire. Abbiamo visto un po' di cose. Per questo gioco pensavo di fare eventualmente sia dei video appunto in cui faccio vedere come sono le battaglie, vi spiego in maniera più dettagliata ogni movimento una volta che li ho capiti bene, sia degli streaming su YouTube e Facebook, magari facendo quindi multipiattaforma. Spero che questo video sia stato interessante e utile per voi e arrivederci al prossimo video, Ternions.